Se il tuo video sembra una foto che parla, manca il movimento visivo. Ecco cosa cambia con una sola funzione di CapCut. La uso su ogni video di questo canale, perché migliora la retention, le persone guardano più a lungo e YouTube lo preme con più distribuzione. In meno di 5 minuti ti spiego come impostarla. Partiamo dal problema più importante. Quando registri un video con inquadratura che non cambia mai, la composizione è sempre identica. Il cervello umano è programmato per rispondere al movimento. Quando non c'è nessun cambiamento visivo, l'attenzione si riduce anche se stai dicendo cose interessanti. Su Creator Lab Italia ho pubblicato più di 60 video. Analizzando la retention, mi sono accorto che nei video senza movimento visivo le persone abbandonano prima, di solito entro i primi 30 secondi. YouTube decide se distribuire il tuo contenuto o lasciarlo fermo anche in base alla percentuale di pubblico che rimane a guardare nei primi 30 secondi. Lo zoom automatico è un segnale visivo che dice al cervello sta succedendo qualcosa, continua a guardare. Il primo metodo è il più veloce e per la maggior parte dei video è più che sufficiente. In CapCut Pro seleziona la clip su cui vuoi lavorare. Nella barra di strumenti in alto cerca la sezione Effetti, scrivi la parola Zoom nel campo per la ricerca e ottieni una lista di effetti zoom, dai più semplici ai più artistici. Selezioni l'effetto che vuoi, lo trascini sulla clip, CapCut lo applica in automatico. Puoi regolare i parametri con i cursori. Per video professionali ti consiglio un'intensità bassa o media. Lo zoom deve essere lento, non fastidioso da vedere. Chi guarda lo deve vedere quasi senza accorgersene. Per applicare questo effetto su una clip ci vuole meno di un minuto. Una cosa prima di continuare. Sto costruendo Creator Lab Italia mentre lo documento. I video che pubblico, le strategie che provo, i risultati che ottengo e gli errori che faccio. Quello che non metto nei video lo condivido nella newsletter. È più personale, è come parlare con me senza la fotocamera accesa. Se vuoi seguire questo percorso da vicino, il link per iscriverti è in descrizione. È gratis. Il secondo metodo richiede più tempo, ma ti dà un controllo preciso su ogni fotogramma. I keyframe sono marcatori che imposti sulla timeline per fissare i valori che il video deve avere in quel punto. Tra un keyframe e l'altro, CapCut crea il movimento in automatico. Guarda come si fa. Posiziona il cursore nel punto dove vuoi fare iniziare lo zoom. Aggiungi un keyframe. Trovi il simbolo del diamante nella barra strumenti in alto a destra. Imposta il valore di partenza nella scala col cursore. Questo è il punto di partenza. Ora sposta il cursore della timeline nel punto in cui vuoi che lo zoom sia al massimo. Aggiungi un secondo keyframe e sposta il cursore della scala a un valore più alto del primo keyframe. CapCut crea il movimento tra i due punti in automatico. Se vuoi anche lo zoom out, aggiungi un terzo keyframe più avanti nella timeline e riporta la scala al valore del primo keyframe. Con questo metodo puoi sincronizzare lo zoom con precisione su una parola o una pausa. Richiede più tempo, ma il risultato è molto preciso. Qual è il metodo giusto? Automatico con gli effetti o manuale con i keyframe? Puoi usarli entrambi in momenti diversi. Usa gli effetti automatici per applicare uno zoom ogni 8-12 secondi per creare un ritmo visivo di base, efficace per mantenere l'attenzione del pubblico. Puoi usare i keyframe quando dici qualcosa di importante o quando fai una domanda, per far capire a chi guarda che sta succedendo qualcosa. Ti consiglio questo flusso di lavoro. Monta prima tutto il video con gli effetti zoom automatici, poi lo rivedi una volta e individua 3 o 4 momenti importanti. Solo su questi punti aggiungi i keyframe manualmente. Per video professionali ti consiglio di non esagerare con l'ingrandimento per evitare di far diventare l'effetto troppo aggressivo e fastidioso. Se questo tutorial ti è stato utile, nella newsletter trovi quello che non metto nei video, le strategie che provo, gli errori che ho fatto, i risultati che ho ottenuto. Il link è in descrizione, è gratis. Nel prossimo video ti spiego come creare la tua voce con l'intelligenza artificiale, con i Level Labs.